Ciao fuoristradisti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo dei 4 difetti di progettazione del Wrangler TJ. Sono Chicco, ingegnere e fuoristradista, da anni gareggio con il mio Wrangler TJ e studio e progetto modifiche per migliorarlo e per renderlo sempre più performante. Condivido con voi i miei studi e i miei progetti perché il fuoristrada deve essere un mondo consapevole e ragionato. Ora andiamo insieme a scoprire i difetti più strani del Wrangler TJ a cui probabilmente non avete mai fatto caso. Ma prima di immergersi nel video di oggi, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube per non perdervi mai un video. Inoltre, per avere contenuti esclusivi e per essere parte attiva della nostra community, seguitemi anche su TikTok e Instagram. Qui ci saranno anteprime, foto dei backstage, video irriverenti e tanto altro. E adesso buona visione. Difetto numero 1, il complesso di motore e trasmissione. La prima analisi che volevo proporvi è di tipo qualitativo. Vediamo quali auto del marchio Jeep tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000 montava il motore 4006 cilindri in linea, lo stesso che veniva montato anche sui nostri amati Wrangler TJ, e confrontiamolo con i passi di queste vetture. La prima che vi riporto è la bellissima Cherokee XJ che, nonostante sembri la piccola di casa Jeep, ha un passo di 101 pollici, piccola si fa per dire insomma. Quindi abbiamo la più rara Wagoneer fatta su base XJ, con la quale perciò condivide anche il passo, che è sempre di 101 pollici. C'è poi il maestoso Grand Cherokee ZJ, che ha delle dimensioni più abbondanti e ha un passo di 106 pollici. Poi il raro Jeep Comanche, che veniva prodotto in due versioni, con passo da 113 pollici o 120 pollici per la versione più lunga. Infine riporto anche il Wrangler LJ in versione Unlimited, ovverosia la versione a passo lungo del Wrangler TJ. Questo ha un passo di 103 pollici. Vediamo che la cosa che accomuna tutte queste auto è quella di avere un passo piuttosto lungo, che va da un minimo di 101 pollici ad un massimo di 120 pollici. Il nostro Wrangler TJ in versione limited, cioè a passo corto, ha un passo invece di soli 93,4 pollici. Dico solo perché se lo confrontiamo con le sue sorelle maggiori salta subito all'occhio che tra tutte le Jeep che montano il motore 242 AMC è quella che ha il passo più corto di tutte. Ma perché questo passo così corto rispetto al motore e la trasmissione deve essere un difetto così grosso per il Wrangler TJ? Perché un motore con i cilindri in linea è molto più lungo di un omologo a cilindri contrapposti o a cilindri a V. Per farvi un esempio, il 4006 cilindri in linea è 10 cm più lungo del 5002 8 cilindri V del Grand Cherokee. Questa eccessiva lunghezza si traduce in un complesso di motore, cambio e riduttore troppo lungo per quello che è il passo dei nostri TJ. Infatti l'uscita al posteriore del riduttore è troppo alta e troppo vicino al ponte posteriore stesso, che tra l'altro ha il differenziale low pigno. Tutto questo ha fatto sì che gli alberi posteriori originali dei TJ fossero per forza di cose maledettamente corti. Il fatto di essere così corti e così mal posizionati, ricordiamo che un albero di trasmissione più lavora orizzontale e meglio è sia per la trasmissione del moto sia per la sua affidabilità, fa sì che questi siano inaffidabili per il fuoristrada e che conseguentemente limitino anche l'escursione del ponte posteriore. Ovviamente la soluzione per risolvere il problema è venuta dall'aftermarket. Togliendo lo scorrevole dalla flangia dell'attacco del riduttore, accorciandone conseguentemente la culatta e utilizzando alberi di trasmissione a doppia crociera. I problemi di affidabilità, vibrazioni e scarsa escursione del ponte posteriore si sono risolti definitivamente. Difetto numero 2, i puntoni corti o gli short arm. Ovviamente io vi ho indicato questi perché nella mia macchina ci sono questi, che questi sono i long arm, però immaginate che siano i puntoni corti e più o meno ci siamo, dai. Usate un po' di fantasia. Parliamo di un difetto che deriva ancora una volta dal telaio del nostro Wrangler TJ, in particolare questa volta della posizione degli attacchi dei puntoni. Vediamo che il Wrangler TJ è il primo della sua stirpe che è stato dotato di sospensioni a molle elicoidali, dopo un passato di vecchie glorie balestre. Questa è una delle più grandi novità presentate in questa versione di Wrangler, che ne migliora l'handling sia in strada che in fuoristrada. Chiunque abbia mai provato un fuoristrada a balestre, infatti, sa che le molle elicoidali offrono un sistema sospensivo più preciso e dolce. Inoltre, in fuoristrada migliorano tantissimo anche gli angoli di attacco sia anteriore che posteriore.
Sarebbe stato tutto molto bello, però vedendo e confrontando i disegni tecnici del telaio dell'YJ a balestre con il TJ a molle, si nota subito come i progettisti Jeep non abbiano spostato più di tanto gli attacchi dei puntoni rispetto agli attacchi delle balestre, accontentandosi con dei puntoni molto 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 corti, gli short arm appunto. Ma i puntoni corti sono davvero un difetto così grosso per il Wrangler? In realtà nell'uso quotidiano del Wrangler e su strada non te ne accorgi più di tanto che questo è un difetto, ma quando metti le gomme sulla terra e vai in fuoristrada, beh, ti accorgi subito che questo è un bel limite. I puntoni corti, infatti, hanno angoli di lavoro non ottimali già in configurazione stock e questo difetto si esaspera ancora di più se la macchina si rialza, ovverosia come la maggior parte dei nostri fuoristrada. Per assurdo, più cerchiamo escursione, più i puntoni corti lavorano male e non aiutano a superare gli ostacoli come dovrebbero. Anche in questo caso l'aftermarket offre la cura per risolvere il problema, anche se qui bisogna intervenire in maniera molto più drastica e cambiare tutta la geometria sospensiva del Wrangler, montando i famosi long arm. I puntoni lunghi cambiano la macchina in modo impressionante e se ben studiati offrono un handling in fuoristrada da paura. Chiunque ha provato un Wrangler con i long arm non tornerebbe mai più indietro ai bracci corti. Parola mia. Difetto numero 3. Il muso del Wrangler TJ. Questo tra tutti è proprio il difetto che io odio di più. Io guarda, non lo sopporto. Se potessi per regolamento di gara io prenderei un flessibile e taglierei via tutto, perché questo è proprio il difetto che io proprio non sopporto. Anche per il difetto numero 3 non ci spostiamo dal telaio. Forse, a dire il vero, facevo prima dire che il telaio tutto era un difetto e via andare. Però dai, forse qualcosa di buono ce l'ha. Partiamo sempre dal confronto tra il telaio dell'YJ a balestre e del telaio TJ a molle. Come si può notare, una macchina con sospensione a balestre ha bisogno di attacchi al telaio sia nella parte centrale che ai due estremi anteriore e posteriore. Questo per via della configurazione delle balestre stesse, cosa che invece una macchina a molle elicoidale non avviene, poiché gli attacchi dei puntoni sono tutti nella parte centrale del telaio. Nonostante il TJ non abbia bisogno degli attacchi delle balestre davanti, la parte anteriore del telaio è rimasta invariata rispetto a quella dell'YJ, lasciando il TJ con 15-20 cm di muso inutilizzati e soprattutto inutili. Infatti vediamo che la scocca e la calandra finiscono molto prima rispetto al telaio stesso. Anche questo difetto lo si nota prevalentemente in fuoristrada, terreno dove ogni caratteristica della macchina viene esasperata. Quei 20 cm di muso infatti riducono tantissimo l'angolo di attacco del TJ. Lo si può notare anche in misura maggiore su un TJ stock. Pochi centimetri di telaio in meno avrebbero migliorato l'angolo di attacco in modo considerevole. Le soluzioni per risolvere questo difetto possono essere varie ma non semplici. O si montano gomme esagerate come ho fatto io, ma nonostante le 40 pollici il difetto persiste, anche se in maniera minore, oppure si sposta il ponte anteriore ancora più in avanti, andando a modificare anche le geometrie delle sospensioni e di sterzo. Altra modifica si può tagliare via il pezzo davanti di telaio inutile, ma per forza di cose si deve spostare l'attacco della scatola di sterzo. Come vedete, tutte quelle che vi ho elencato sono soluzioni molto drastiche ed elaborate, che andrebbero comunque a stravolgere l'auto, e tutto per un pezzo di telaio inutile che non serve. Difetto numero 4. La posizione della scatola di sterzo. Anche per questo dovete avere un po' di immaginazione, perché la scatola di sterzo originale non si trova qua. Questo l'ho già modificato. La scatola di sterzo originale sarebbe molto più rotata e sarebbe qua sotto, con la culata qua sotto. Quindi in una posizione bruttissima, pronta a rompersi appena uno ci becca sotto con una qualsiasi roccia, con una qualsiasi cosa. Ma non vi voglio spoilerare niente. Mentre scorro questa foto da fuoristradisti con un senso critico piuttosto spiccato, notate qualcosa di strano? No? Nemmeno guardando questa foto? Eccolo lì in primo piano il nostro quarto difetto del Wrangler, la posizione della scatola di sterzo. La scatola di sterzo è un organo meccanico che di solito nei fuoristrada viene nascosto e protetto tra il telaio e la carrozzeria, ma inspiegabilmente nei nostri Wrangler questa è stata messa in una posizione sbagliatissima.
Anche questo difetto è derivato dal precedente Wrangler YJ, ma come vediamo nel vecchio modello, la scatola di sterzo quantomeno era più protetta dal biscottino della balestra. Togliendo le balestre, la scatola di sterzo rimane in una posizione troppo esposta e in fuoristrada è facile da picchiare. Peraltro, il coperchio tondo della scatola è di sottile alluminio e non è nemmeno rinforzato. Il problema è che in caso di urto il coperchio si creperebbe e farebbe fuoriuscire tutto l'olio dell'impianto di sterzo, facendovi rimanere lì fermi come dei patacca senza più poter sterzare. La cosa che mi lascia più basito è che sarebbe bastato copiare la concorrenza che ha trovato posizioni della scatola di sterzo molto più intelligenti. Del resto non c'è nulla di male a copiare soluzioni ben fatte. Le soluzioni al problema sono molteplici, dalla più semplice mettendo una protezione alla scatola di sterzo, soluzione che però non mi piace perché non risolve il problema alla radice, oppure si dovrebbe intervenire in modo più drastico cambiando la posizione alla scatola dello sterzo, per esempio in una posizione più alta sopra il telaio, esattamente come ho fatto io nella mia, dopo suggerimento di Mirio. Questa è una bella posizione per la scatola di sterzo. Nonostante questa sia una modifica così poco onerosa per i vantaggi che dà, non capisco perché in così pochi la facciano. Questa, come vedete, è la mia lista dei 4 difetti peggiori che io ho riscontrato in questi anni di utilizzo in gara del Wrangler TJ. Ovviamente per voi la lista può essere diversa perché ognuno comunque sia ha un proprio stile di guida, ha un proprio stile di modifiche e quindi magari ha riscontrato difetti diversi. Ovviamente io quando preparo la macchina devo anche prepararla rispetto a quello che è un regolamento tecnico, quindi non posso fare determinate modifiche come per esempio tagliare il telaio perché non rientrerei più nella mia categoria. Non vi ho voluto dire difetti un po' più soggettivi come poteva essere la robustezza dei ponti, la robustezza di qualcosa, che comunque sia dipende sempre molto dall'upgrade e dall'uso che uno ne fa della macchina. Mi raccomando, nei commenti voglio sapere se voi siete d'accordo con i miei 4 difetti peggiori per il Wrangler e se non siete d'accordo scrivetemi lo stesso perché vorrei sapere quali secondo voi sono i difetti che secondo voi trovate peggiori per questa macchina qua. Mettete il like qua sotto se vi è piaciuto il video e mi raccomando continuatemi a seguire per altri video sul mondo del trial, sul mondo dell'off-road e sul mondo delle Jeep. Vi saluto, ciao!